Buon pomeriggio creative, buon sabato pomeriggio a tutte. Oggi vi faccio compagnia 5 minuti, ma veramente 5 minuti chiacchiericci, semplicemente per mostrarvi il mese di settembre, quello che ho fatto, diciamo, sulla mia agenda, chiamiamolo book journal, non so neanche io come chiamarlo, insomma quello che io vado a fare nella mia agenda dove mi appunto un po' le cose che riguardano in realtà il canale e YouTube in linea di massima, dove non segno altre cose, insomma semplicemente quello che condivido con voi sul canale e mi appunto qualche cosa. Allora, ovviamente qui c'è un po' di Building Foundation, eravamo rimasti a questo è quello che abbiamo fatto insieme. C'è il video sul canale, quindi se volete andare a vedere come è iniziata, quindi parto proprio dall'inizio. Questo sta ancora così, questo era settembre, la copertina tra virgolette di settembre, e poi questa era la prima settimana. Diciamo che forse sono riuscita a tenere fede più o meno, anzi no, a quello che mi ero preposta, però insomma qualcosa avevo creato, e come vedete questa pagina l'avevo fatta con i pennarelli, sticker, le cose che mi erano state inviate dalla Crispy, va bene, c'è sempre questo dilemma nella mia mente, resterà all'infinito, dovrebbe essere Crispy, però vabbè. Quindi questa, e avevo realizzato anche questa con voi, c'è il video se ve lo volete andare a vedere, dove avevo utilizzato la cera lacca, i pastelli a olio, qualche sticker, adesivi e quant'altro, qualche punch. Quindi questa è la prima, dopodiché ho fatto la seconda settimana, questo stile più insomma parigino, colori. Ho acceso la luce, ecco, quindi questa ve la mostro alla luce. Questa invece era la seconda settimana, dove insomma ho fatto questo disegnino così con i pennarelli della Torre Eiffel, un po' di fiori, un po' di rose. Questa era la seconda settimana. Pubblicato video skate, quello dello skateboard, va bene, Sabrina Milardi e quant'altro. E qui vabbè ci ho messo una cartolina fatta d'acquerello che mi sembrava abbinata bene con i colori. Una cosa che ho capito è che non mi piace aprire le pagine e non ci sia una cromia, una unità di colori. Poi vedrete perché vi spiego questo, perché poi ho fatto un macello in una pagina. Va bene, qui poi ho scritto una mia cosa, non so se vi interessa, a questo punto ve la mostro, ve la leggo, che è la verità tra parentesi. Da bambina mi vestivo da fata, ma mi piaceva molto anche da strega. Le streghe, perché? Perché le strega era più estrosa. Eh sì, ero un animo ruggente, gioia, voglia di vivere, di combattere, perciò in cui credevo. Già così ero da bambina, credetemi. Beh, sono ancora così, meno male, quindi questo è un pensiero che ho condiviso con voi. È vero, un giorno poi vi mostrerò delle foto di quando mi vestivo da strega. Qua invece c'è un pensiero per il mio papà, che era un momento importante qui, e quindi niente, lo tengo per me. Dopodiché l'altra pagina, la terza settimana di settembre, cosa ho fatto? Allora vabbè, come vedete anche qui ho creato un'armonia di, insomma, di colori per restare nel tema. Questo è un acquerello che ho realizzato io, è un iris a cui sono molto 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 legata, mi piace tantissimo, fatto su carta molto ruvida, ma proprio per questo mi dà un bellissimo effetto di movimento, mi piace moltissimo, è uno degli acquerelli a cui sono più legata. Speriamo che non si rovini all'interno di questo. Vabbè, poi qui la mia solita settimana, vabbè, oggi si medita. Io leggo con voi perché non mi ricordo niente di quello che ho fatto la terza settimana. Va bene. Ah, ferie. Ok, sappiate che sono stata in ferie a Palinuro qualche giorno e quindi non ho pubblicato nulla. E niente, qui ho disegnato un piccolo simbolo che è quello dell'amicizia, qua dei piccoli punch, e qui è un fiore, proprio un'orchidea che è caduta dalla mia pianta, che ho essiccato, e poi ho messo qui, ovviamente ho ricoperto con una velina per paura che si rovinasse. Quindi questa è la terza settimana, diciamo abbastanza decente. Adesso mi sa che sopraggiunge il caos, quindi questa pagina e questa sono il caos. Qui infatti
come si può vedere, panico. Perché? Perché vabbè, il panico è per relativo a questo, perché in realtà mi era venuta la brillante idea, avevo un'altra agenda su cui avevo fatto dei disegnini di progetti con le perline, su tache, di embroidery che vorrei fare. Ovviamente volevo riportarla qui, ma mi è presa questa cosa di colorare quei pastelli proprio come una folle, e quindi questo è il risultato. Questo ovviamente li ritaglierò, questa pagina poi la ricoprirò con qualcosa perché è terribile. Ho cercato poi di recuperare, volevo fare poi una settimana diversa e quindi ho cercato di fare una cosa un po' diversa per la mia agenda. E l'unica cosa carina di queste due pagine, praticamente, vabbè, al di là di qualche disegnino che è carino come idea, non neanche tanto come grafica, insomma, ma è questa parte qui dove mi piace questo gioco di colori. Infatti me li sono segnati, vorrei fare un bijou con questi colori che mi piacciono veramente molto. Quindi l'unica cosa decente è questa che è venuta. Ora non ricordo dopo cosa c'è. Ah, ok. E poi c'è la quinta settimana, che si vede subito che mi sono un attimino concentrata di più. Ho cambiato la tipologia di settimana, ho fatto i quadratini, ci ho messo delle roselline romantiche, e quindi da qui ho capito che mi piace fare cercare di creare uniformità tra le due pagine. Cioè è una cosa terribile vedere una cosa qui che è completamente stonata con l'altra. Qui ovviamente vedete lo studio di colore dei vari orecchini che avevo realizzato, e da questo punto ve li mostro così per restare in tema. Eccoli qua, questo quindi era lo studio di colore che avevo fatto con gli orecchini abbinati, vedete? Quindi come vedete si uniformano alla pagina. Ovviamente non li posso inserire all'interno del mio album, quindi questo era lo studio di colore che avevo fatto, e quindi avevo realizzato questi orecchini. Cercherò di fare uno studio di colore ogni mese e poi ovviamente ve li mostro. Nella fattispecie su Tash, ma realizzerò anche qualcosa poi con le perline. Quindi diciamo che questo era il mio studio di colore. Vedete queste roselline così sfumate, doodle. L'uno ovviamente indica il primo studio di colore, quindi roselline sfumate. Ho provato anche con gli acquerelli, con le matite, perché poi ogni tipologia di diciamo di, non mi viene il termine, va bene, ogni tipologia, che siano pastelli, pennarelli, ogni strumento che uno utilizza per disegnare ovviamente dà gli effetti diversi. Il pastello è una cosa, gli acquerelli un'altra, la stampa un'altra ancora, però il risultato rende. Quindi qui ho realizzato quest'altra pagina, e ovviamente qui vedete venerdì avevo programmato bullet journal di settembre, di mostrarvi ovviamente il 1° ottobre, ma oggi non è 1° ottobre, ma è 2, perché ieri non sono riuscita a concludere niente. Ovviamente questa parte è finita e concludo mostrandovi poi quello che ho realizzato, che è questo, e che è ho provato a disegnare una foto di Marti con i pastelli. Era tantissimo tempo che non facevo qualcosa del genere, non è venuto un granché, ma di sicuro insomma l'ho fatto con grande affetto, perché ovviamente la mia principessa vedete i colori così accesi perché in realtà lei si è fatta una foto, le hanno fatto una foto e le ha modificato i colori, quindi i capelli realmente sono di questo arancio così acceso, e anche se lei non li ha così aranciati, ha un bellissimo colore ma non così aranciati. E niente, la mia settimana, insomma il mio mese con voi è finito. Come vedete già sto improntando il prossimo studio di colore ed il mese di ottobre, che ovviamente autunno ormai è inoltrato. E termino questo video di compagnia, vi mostro anche il progetto del prossimo tutorial, penso sia questo. Ovviamente vedete non ho ancora chiuso e ripassato, ma realizzerò questo tutorial per voi, sempre che ovviamente vi faccia piacere. Ditemi che ne pensate. Scusate se vi ho fatto perdere un pochino di tempo, spero di avervi fatto compagnia, perché alla fine è importante anche un poco condividere e stare insieme e condividere un po' di quello che è la mia, tra virgolette, vita, passatempo creativo. Vi abbraccio tutte e come sempre ragazze, buona creatività. Ciao, buon weekend!